Voilà, grazie per aver aperto il video, io sono Kino e benvenuti in questo nuovo video di Clash Quest. Ragazzoli, in questo episodio vorrei fare una piccola classifica sui gadget perché li ho sbloccati tutti quanti fino al pecca e vorrei fare una piccola classifica e magari aiutarvi, non lo so, su quale gadget è meglio usare. Dunque, io direi di cominciare, intanto se volete potete lasciare un like, iscrivervi, non so. Vabbè, comunque cominciamo. Partiamo con l'arciere. In terza posizione ho messo causa 30% di danni in più perché secondo me non vale così tanto e sono migliori altri gadget. In seconda posizione abbiamo il 50% di possibilità di causare un secondo attacco con il più 100% di danno. Perché in seconda posizione? Perché semplicemente ci vogliono 5 arcieri per fare questa combo ed è troppo 5 arcieri, quindi non sempre si riesce a fare questa combo. In prima posizione abbiamo mette in fiamme il bersaglio con il 40% di danno per turno e gli edifici vicini possono anche prendere fuoco con il 50% di possibilità. Perché in prima posizione? Perché intanto mette in fiamme il bersaglio che va a colpire con il 40% di danno per turno e in più gli edifici che sono vicini all'edificio colpito possono anche prendere fuoco con una possibilità di 50%. Passiamo ai barbari. Terza posizione abbiamo blocca il 50% di danni perché non fa nient'altro che bloccare il danno, quindi diminuire il danno effettuato dall'edificio, dal mortaio, da qualunque altra cosa. In seconda posizione ho messo 40% di possibilità di fare un danno critico, danno per 2. Perché in seconda posizione? Perché semplicemente intanto abbiamo bisogno di 3 barbari e in più abbiamo il 40% di possibilità di farlo il danno critico. Non è detto che lo facciamo di sicuro, quindi secondo me non vale tanto. Mentre in prima posizione abbiamo causa il 60% di danni in più se ferito. Quindi perché in prima posizione? Perché intanto abbiamo bisogno di un barbaro solo e in più abbiamo bisogno che un edificio ci colpisca e quindi quando l'edificio ci colpisce in automatico questo barbaro causerà 60% di danni in più. Passiamo ai maghi. In terza posizione abbiamo blocca il 50% di danni. Non c'è nemmeno bisogno di spiegare il perché. In seconda posizione abbiamo 35% di possibilità di generare 2 palle di fuoco con il 35% di danno su bersagli casuali. Prima di tutto in seconda posizione perché abbiamo bisogno di 5 maghi. Poi abbiamo il 30% di possibilità di generare 2 palle di fuoco, che non è detto che lo facciamo, quindi abbiamo una percentuale veramente bassa. E anche il danno, che il 35% è davvero basso e non fa così tanto danno, anche se io pensavo che fosse OP, ma in realtà non lo è. Mentre in prima posizione abbiamo dà fuoco agli avversari per 5 turni, causando il 40% di danno per turno. Quindi abbiamo bisogno di 3 maghi e per 5 turni gli edifici perderanno il 40% di danno per turno, quindi ogni turno perderanno il 40% della loro vita. Passiamo ai principi. In terza posizione, come potete vedere, blocca il 50% di danno. In seconda posizione abbiamo, dopo aver distrutto un edificio, colpisce un secondo edificio che si trova dietro ad esso con il 50% di danno totale. Perché in seconda posizione? Perché sì, abbiamo bisogno di 3 principi, ma secondo me vale meno della prima posizione del gadget. Cioè, ok, è molto OP se avete solo questo, oppure blocca il 50% di danno.
Danneggia gli edifici che si trovano intorno all'edificio colpito. Sì, abbiamo bisogno di 5 principi, è davvero tanto, però se ce li avete fanno davvero un casino, quindi io ve li consiglio, io vi consiglio questo gadget, se ce l'avete usatelo, è davvero OP. Passiamo ai giganti. In terza posizione abbiamo blocca il 50% di danno. In seconda posizione abbiamo cura 40 punti vita per turno. C'è da precisare una cosa, non è affatto male che cura 40 punti vita per turno, ma secondo me non è abbastanza, che se ce l'avete usatelo sempre, ma se trovate questo gadget che è in prima posizione, che è danneggia gli edifici intorno all'edificio colpito con il 20% di danni, secondo me è OP. È la stessa cosa del principe che danneggia tutto quello che c'è intorno, solamente che con i giganti, e fanno davvero tanto danno. Quindi secondo me è meglio usare questo gadget che cura 40 punti vita e blocca il 50% di danno, secondo me. Poi non lo so, è una mia piccola opinione. Passiamo ai goblin. In terza posizione ha il 40% di possibilità di schivare l'attacco nemico. Direi che schivarlo non basta. Sappiamo tutti che i goblin fanno davvero pochi danni, non ne fanno tantissimi, e schivare i danni secondo me non gli dà un grandissimo vantaggio. In seconda posizione abbiamo 20% di probabilità di causare danni per 3. Perché? Perché abbiamo solamente il 20% di danno, causare un danno per 3, quindi non è detto che lo facciamo e c'è anche la percentuale molto bassa. Prima posizione abbiamo, dopo aver distrutto l'edificio, esegue un secondo attacco con il 50% di danno, e abbiamo bisogno anche 3 goblin, no? Perché quella che stava in seconda posizione abbiamo bisogno di solamente 5 goblin, che è tantissimo, mentre questa gadget, che secondo me deve stare in prima posizione, abbiamo bisogno di solamente 3 goblin, e in più dopo che distrugge un edificio passa all'altro edificio e gli causa un 50% di danno. Passiamo al P.E.K.K.A. In terza posizione abbiamo 50% di possibilità di un attacco elettrico ad un altro edificio con 100 punti vita, quindi dopo che è attaccato va a zappare, ok? Va a congelare un edificio, che secondo me non è il massimo. Mentre in seconda posizione abbiamo blocca il 40% di danni in arrivo e ha il 40% di possibilità di sparare una zap con 100 punti di danno. È uguale a quello che stava in terza posizione, solamente che si aggiunge lo scudo. Prima posizione abbiamo 35% di possibilità di causare un secondo attacco con il 100% di danno, quindi è come se con 2 P.E.K.K.A. possiamo distruggere 3 edifici, che secondo me è tantissimo. Quindi la mia classifica è finita, io vi ringrazio tantissimo se avete visto il video dall'inizio fino alla fine. Scrivete nei commenti cosa ne pensate di questa classifica, se siete d'accordo o non siete d'accordo con me, scrivete nei commenti, ne discutiamo, io rispondo sempre a tutto, io vi voglio bene, ciao ciao.